Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Quest'oggi vi parlerò del primo test della nuova piattaforma di casa HB Racing che prende il nome di D8 World Spec. Perché la prima volta che si sono visti questi upgrade è stato in occasione dei campionati del mondo in Spagna a Redovan del 2022, quindi stiamo parlando di settembre 2022. Sono passati diversi mesi da quella data e finalmente qualche settimana fa sono entrati in commercio gli optional per fare l'upgrade da D819 RS a D8 World Spec. Gli upgrade si compongono di diverse parti: i bracci anteriori, i bracci posteriori, le C-hub anteriori, i fuselli dello sterzo, oltre che le cover in carbonio, i vari rinvii dello sterzo e le piastrine in carbonio dei barilotti posteriori, oltre che i barilotti posteriori. Quindi ragazzi, è stato un upgrade veramente massivo. La macchina è sostanzialmente un'altra macchina, il reparto trasmissione rimane il medesimo, le piastre degli ammortizzatori davanti e dietro rimangono le medesime, ma tutta la ciclistica della macchina ha subito notevoli mutazioni. Anche il sistema di sterzo è molto diverso, in quanto la C-hub non racchiude il fusello dello sterzo, ma è il fusello che si impernia sulla C-hub. Ho disponibili le parti upgrade da diversi giorni qua nel mio lab, ma ho dovuto resistere alla tentazione di montarle immediatamente, perché volevo andare a fare una gara che poi ho fatto al Nitro Park Pietrasanta. Per chi mi segue su Facebook e Instagram avrà visto il report e avrà visto che cosa mi è successo, e ovviamente non avendo mai provato la piattaforma D8, ma avendo invece provato la D819 RS, ho deciso di correre con la macchina che avevo già provato una volta. Quindi non era tantissimo, però almeno avevo un minimo di esperienza. Avrei dovuto questa settimana fare appunto il report della gara di Nitro Park Pietrasanta, ma ho preferito fare questo della D8 perché so che è un argomento caldo che interessa tantissimi di voi, e quindi volevo riportarvi un po' le mie sensazioni dopo il primo test in pista. Ma a proposito di pista, dove ho fatto il primo test della D8, prima di raccontarvi la mia esperienza voglio appunto presentarvi il tracciato. Perché questo? Per tre motivi fondamentali. Il primo è che tutti voi possiate rendervi conto della tipologia di pista dove ho affrontato il primo test, quindi saprete che quelle prove che ho fatto saranno rivolte a questo tipo di caratteristiche di pista. Il secondo motivo fondamentale è perché in questa pista, dove sono stato per la prima volta a provare la D8, si terrà la prima prova di campionato nazionale 2023. E il terzo e ultimo motivo, che lascio per ultimo, ma non perché sia il meno importante, anzi ritengo che sia il più importante, è perché ritengo doveroso dare un po' di pubblicità, un po' di visibilità a un impianto così bello, perché ragazzi, ricordiamoci sempre che se non ci fossero le piste noi non potremmo provare, giocare, gareggiare, divertirsi, e quindi ritengo che ci sia sempre da dare un grandissimo rispetto a chi si spacca la schiena per noi e a chi decide di realizzare un impianto, soprattutto se è del livello di quello dove siamo stati questo weekend. Quindi vediamo un po' le caratteristiche del tracciato partendo dall'hotel, perché il test è durato 2 giorni e quindi siamo partiti dall'agriturismo la mattina per dirigerci verso la pista. Buongiorno! Stiamo andando in pista e stiamo andando a provare per la prima volta le modifiche di 8 World Spec. Quindi vediamo un po', siamo consapevoli che ci sarà da lavorare un bel po', perché ovviamente è una macchina che non conosciamo, non abbiamo nessuna base o quasi, e soprattutto fa
un freddo della Madonna. Oh no. Come freddo della Abbiamo già sbagliato strada, minuto 0 e niente ragazzi, ci vediamo in pista. Come avete visto ero in compagnia di Andrea di Obò, ormai penso che lo conoscano quasi tutti coloro che seguono il mio canale e era questa volta in veste di meccanico. Vedrete che a breve sui miei profili social ci sarà una news un po' particolare che riguarda appunto Andrea. Eccoci qua ragazzi, allora qua siamo alla pista della rampa. Come vedete abbiamo un grande piazzale che ha la funzione di parcheggio e abbiamo la zona box in questo momento alla mia sinistra. Qui abbiamo l'area soffiaggio e lavaggio e un po' di depositi e la zona ristoro alla mia destra. La pista ragazzi ha un fondo molto compatto e in questo momento in alcuni punti presenta addirittura delle crepe e il grip è veramente alto. La pista è molto tecnica con tantissimi salti, anche diversi big air dove praticamente si raggiungono altezze impressionanti e c'è la possibilità di interpretare i salti in vari modi. Il palco piloti è molto grande e ospita almeno 15 persone più la direzione gara e i box sono ampi con in terra la pavimentazione. Alle mie spalle, alla sinistra del palco piloti, abbiamo la postazione della direzione gara con il box del cronometraggio. Avete visto ragazzi le caratteristiche del tracciato, quindi ripetiamo: alto grip, curve per la maggior parte velocissime, cambi di direzione molto rapidi, salti molto lunghi che per fare il tempo dovevamo saltare sempre molto dopo il landing, quindi salti dove si atterra sul piano. Quanto sono durati i test? Un giorno e mezzo, quindi tutta la giornata di sabato e mezza giornata della domenica. Allora iniziamo col dire che sabato l'approccio per me è stato drammatico. È stato drammatico perché il problema più grande che avevo con questa macchina era che in atterraggio dai salti, quando li forzavo, quindi quando appunto atterravo sul piano invece che sulla discesa, la macchina risultava essere super nervosa, tendeva a esplodere senza alcuna ragione e non capivo il perché. Ho inizialmente pensato di essere partito morbido con gli oli degli ammortizzatori e per la cronaca avevo 5 fori da 1,5 mm sull'anteriore nei pistoni e 5 fori da 1,6 mm nel posteriore, come consigliato da chi segue lo sviluppo di questa macchina. Come oli ero partito con 550 e 500 e essendo che la macchina appunto una volta atterrata volava via, era molto difficile da controllare appunto su questi atterraggi, la prima cosa che ho pensato è di essere morbido di olio. Quindi che cosa ho fatto? Ho provato a indurire l'olio e la situazione è peggiorata. Ho provato in seguito ad ammorbidire le molle, sono arrivate fino alle bianche posteriori e le gialle anteriori e la situazione peggiorava. Ho provato a lavorare sugli angoli, ho provato a lavorare sulle altezze, ho provato a lavorare praticamente su qualunque cosa, ma la situazione non migliorava. Inoltre la macchina aveva la tendenza a puntare tantissimo nelle curve veloci. Questo difetto era accentuato con le C-Hub da 20 gradi e i fuselli con KPI 4, ma addirittura persisteva anche con le C-Hub da 22,5 gradi di caster e con fusello a 6 KPI. Quindi ragazzi c'era assolutamente qualcosa che non andava. Avevo come differenziali 7000, 4000 come consigliato da chi ha sviluppato il setup, sono addirittura passato a 10.000 anteriore, 10.000 centrale, 4.000 posteriore, ma questo problema non si risolveva. Ho in seguito installato anche i tappi RC Project che appunto in queste condizioni danno tanto vantaggio, ma
ugualmente la situazione non migliorava. Ho provato a ridurre il passaggio dai pistoni facendo 5 fuori da 1,4, 5 fuori da 1,5 come usavo nella D819 RS e la situazione peggiorava ancora. Ho provato a indurire le barre passando addirittura a 2,6 davanti, 2,8 dietro, ma niente. A un certo punto la sera avevo anche un altro pilota che usava le mie stesse gomme in pista con me e a seguito di un confronto su quale fosse la scelta migliore per lui, quale fosse la scelta migliore per me, mi sono accorto che praticamente lui andava con una mescola nettamente più morbida della mia. E quindi ho provato immediatamente quelle gomme come a lui stavano funzionando e ragazzi, è stata un'esperienza devastante. La mia macchina con le stesse gomme che a lui funzionavano aveva una tendenza a ribaltamento ai limiti dell'inguidabilità. Ho addirittura provato a mettere l'esponenziale sullo sterzo al 50%, ciò nonostante non riuscivo a guidare la macchina. E quindi, come si dice, la notte porta consiglio. Sabato sera siamo andati in hotel, ho riflettuto tantissimo, ho riflettuto a lungo e cosa ho fatto la domenica, che poi è stata la chiave di volta di tutti i test. Ho sdraiato gli ammortizzatori nell'attacco inferiore sul braccio, quindi io li ho semplicemente traslati portandoli dall'interno all'esterno in basso e salendo di un foro sulla piastra del porta ammortizzatori sia davanti che dietro, e poi ho detto procedo esattamente al contrario, metto l'olio più morbido che ho, che in quel caso era il 400, e lo metto sia davanti che dietro e torno a mettere i pistoni 5 fuori per 1,5, 5 fuori per 1,6 e le molle gold anteriori e blu posteriori, quindi quelle di serie della D819 RS. E ragazzi, rientro in pista e la macchina era totalmente cambiata. Riuscivo finalmente a forzare i salti, riuscivo finalmente a mettere giù tempi. Sono tornato poi giù con le barre soltanto davanti, quindi mettendo 2,3 mm all'anteriore e 2,8 mm al posteriore. I differenziali li ho lasciati 10-10-4, non mi davano più nessun problema e ragazzi la macchina ha cominciato veramente ad andare forte. Ho deciso di fare una long run con la macchina messa così e ho calato praticamente 8 decimi sul best lap dal giorno precedente, ma il giorno precedente ero veramente in difficoltà estrema. Dovevo semplicemente percorrerla, quindi passeggiare, non potevo veramente tirare da nessuna parte, ciò nonostante commettevo errori e sul pass sono migliorato tantissimo. Purtroppo era arrivata l'ora di pranzo e quindi siamo dovuti ripartire. Mi dispiace soltanto di aver perso praticamente un'intera giornata per una cosa tutto sommato stupida. Può capitare con le nuove piattaforme, può capitare e sarebbe stato bellissimo se fosse arrivato il sabato mattina con il setup con il quale sono andato via la domenica a ora di pranzo, perché avrei potuto lavorare tantissimo, fare ancora tantissime prove e in pratica tutta la miscela che ho bruciato il sabato non è servita altro che per imparare la pista, perché sulla macchina non posso considerare nessuna prova valida. Io vi metterò il mio setup in un link che troverete in descrizione e questo è il setup che ho usato al termine dei test alla rampa la prima volta che ho usato la D8 World Spec. Chiaramente è un setup molto embrionale, dovremmo migliorarlo volta per volta, ma sicuramente per chi avrà i pezzi in consegna nei prossimi giorni, visto che stanno entrando in commercio, e chi deciderà di acquistarli, chiaramente avrà come base di partenza questo setup. Ovviamente vi terrò aggiornati su tutti gli sviluppi futuri del setup. La macchina è più facile da guidare della D819 RS, è molto più tonda in ingresso curva e soprattutto ha una velocità di percorrenza incredibile ragazzi. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete domande, se volete gli upgrade per passare da D819 RS a D8 World Spec, contattatemi senza alcun tipo di problema, io ho gli upgrade disponibili e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Mi raccomando, bombardate di like perché ce n'è tanto bisogno e iscrivetevi al canale, Un saluto, ciao.